1879, Conservatorio di Parigi. Tra i bocciati di quell'anno c'era un giovane pianista, Claude Debussy. La Gazzetta Musicale di Parigi quell'anno scriveva: il giovane Debussy sembra fare progressi all'indietro. Il ragazzo mandava su tutte le furie il suo professore d'armonia, Émile Durand, che lo accusava di successioni di accordi mostruose, inaudite e barbare. Non c'era niente da fare con quel ragazzo. Era un indisciplinato, un fannullone, senza il minimo senso dell'armonia. Perché ascoltare Debussy? Perché il suo stile ha determinato una delle più grandi rivoluzioni nella storia della musica e ha spalancato le porte alla musica del Novecento. Durante il Settecento viene definita la tonalità moderna. Ramone getta le basi teoriche con un trattato nel 1722 e Bach ne esplora le potenzialità nei due libri del clavicembalo ben temperato, che contengono composizioni in tutte le 24 tonalità maggiori e minori. Tutta la musica occidentale, fino a Debussy, si era basata sulla tensione attrattiva tra il quinto grado della scala e il primo, tra la dominante e la tonica. Ascoltate come l'orecchio aneli alla risoluzione della dominante sulla tonica, tanto che se una volta stabilita una tonalità io vi lascio con una dominante, questo vi comunicherà un senso di insoddisfacente sospensione. Il fatto è che la musica per secoli era andata avanti alternando tensione e risoluzione, e tutte le dissonanze avevano senso in relazione alla risoluzione, per renderla ancora più appagante. Si chiama armonia funzionale. Ogni accordo ha una funzione armonica ed è collegato a un altro in un percorso che parte da una tonica, tende a una dominante e ritorna a una tonica. Le armonie seguivano un percorso fisso, andavano da un punto all'altro, ma le cose stavano per cambiare. Lo stesso anno in cui Debussy entrava in conservatorio, Claude Monet terminava uno dei suoi quadri più famosi. Sarebbe stato presentato in una mostra di artisti rifiutati dalle accademie. Serviva un titolo e Monet lo scelse su due piedi: Impressione, al levar del sole. Era nato l'impressionismo. Il linearismo neoclassico delle accademie si scioglieva nelle atmosfere brumose e indistinte di una nuova estetica che metteva al primo posto la libertà creativa. Debussy rappresenta l'impressionismo in musica. Nelle rapide note ripetute del suo Jardin sous la pluie sembra quasi di rivedere le veloci pennellate puntiformi di Georges Seurat e del suo famoso Domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte. Ai barbosi pittori delle accademie, la pittura impressionista sembrava abbozzata, come se le forme fossero sul punto di sfaldarsi, ma solo perché erano i loro valori sul punto di sfaldarsi. Anche in musica accadeva qualcosa di simile. L'armonia funzionale della tradizione cominciava a vacillare. Durante tutto l'Ottocento osserviamo un processo di stiracchiamento della tonalità. I compositori non fanno altro che inserire cromatismi, note estranee, che rendono l'armonia funzionale sempre più dissonante. Ascoltate il preludio dell'opera Tristano e Isotta di Wagner del 1859. Tutte queste note dissonanti rispetto all'impianto tonale di base ritardano e confondono quell'eterna spola che l'armonia fa tra dominanti e toniche, tensione e risoluzione. Nel Tristano e Isotta ascoltiamo una serie di accordi di settima e di dominante che sfociano in altri accordi dissonanti, in un flusso sonoro che aumenta enormemente la tensione, ritardando tutte le risoluzioni. Avete mai fatto edging? Questa poetica wagneriana è espressione della Sehnsucht, dello struggimento romantico, ma è anche una metafora dell'amore impossibile, irrealizzato tra Tristano e Isotta. Queste arditezze armoniche di Wagner sono un passaggio fondamentale di quel processo di dissoluzione dell'armonia funzionale che culminerà nella musica tonale del Novecento.
Le prolungate melodie sinuose di Wagner si allungheranno ancora di più e il castello dell'armonia occidentale crollerà di colpo con la musica di Schönberg. E lei il famoso Schönberg? Nessuno voleva esserlo, ma qualcuno pur doveva. È toccato a me. Ma il tassello che separa Wagner da Schönberg è proprio Debussy. Debussy taglia i ponti con l'armonia del passato. Le sue armonie non seguono una direzione precisa. Egli introduce tutta una serie di gradi dissonanti della scala, le settime, le none, le undicesime, le tredicesime. Accordi alterati, armonie ambigue. Ma non le tratta come dissonanze. Sono aggregati sonori che hanno una valenza autonoma, coloristica. C'è già tutta la libertà del jazz, ci sono accordi di nona, progressioni tipiche del jazz che verranno teorizzate solo molti anni dopo. Ci sono accordi densi, pieni di urti interni, quelli che nel jazz si chiamano block chords. E ci sono poi scale aliene all'armonia occidentale. Gran parte della tensione tra dominante e tonica ricade sulla sensibile, questa nota sul settimo grado della scala che sale di semitono e si risolve sulla tonica. In alcune delle sue composizioni, come nel preludio Voile, Debussy evita programmaticamente la sensibile, utilizzando una scala esatonale, costituita da toni interi. L'orecchio perde i riferimenti armonici e salpa verso nuovi lidi. Ne risulta un'armonia evanescente, rarefatta, diffusa, indistinta, del tutto simile alle atmosfere degli impressionisti. Se ascoltiamo il poema sinfonico La Mer, il mare, notiamo come lo stile di Debussy sia perfetto per rendere tutta la freschezza, l'indefinitezza dell'acqua che scorre e dello sciabordio delle onde. E non a caso, l'acqua è uno dei soggetti prediletti dagli impressionisti. Gli artisti, prima degli altri, cominciavano a comprendere che insieme alla crisi della cultura egemone e al crollo dei valori assoluti di cui Nietzsche in quegli anni si faceva profeta, sarebbero venuti meno anche i criteri estetici alla base della tradizione artistica. Debussy salpa verso lidi inesplorati, armonie che sarebbero state teorizzate e concettualizzate solo dopo di lui. Non esiste nessuno schema armonico assoluto, le potenzialità sono illimitate. In fondo l'armonia occidentale è solo un punto di vista. L'esposizione universale di Parigi nel 1889 fu un inno al XIX secolo. Pensate che per l'occasione venne costruita la Tour Eiffel e illuminata con le nuove lampadine inventate da Thomas Edison. Mostre e artisti provenienti da tutto il mondo, 62.000 espositori e 30 milioni di visitatori. La musica era ovunque e Debussy ebbe modo di osservare e ascoltare un'orchestra indonesiana che suonava il gamelan. L'evento ebbe molta risonanza e colpì profondamente musicisti come Debussy o Ravel. Quella musica era così diversa da quella della vecchia Europa. Suoni puntiformi, frequenze acute e tremolanti, poliritmia. La razionalità europea si sublimava nello sfavillio ineffabile dell'estasi musicale.
L'andamento percussivo e le sonorità del gamelan verranno rievocate da Debussy nel suo brano Pagode. Nello stesso periodo Gauguin dipingeva le sue splendide donne polinesiane. Picasso poco tempo dopo sarebbe rimasto affascinato dalle maschere africane, le cui suggestioni sono uno degli ingredienti fondamentali del cubismo. Tutta Europa prendeva lentamente coscienza di ciò che c'era fuori da quella sequela infinita di cadenze perfette. In quello stesso periodo i poeti simbolisti elaboravano uno stile poetico illogico, musicale, basato sulle analogie irrazionali dell'inconscio, nel tentativo di bypassare gli schemi positivistici del razionalismo borghese. La verità è uno schema che proiettiamo sul mondo. Gli schemi metrici del passato cedevano il passo al verso libero. Debussy si ispirerà proprio a un poemetto simbolista di Mallarmé per una delle sue composizioni più famose, Prelude alla Prémédie d'Enfant. Immaginate un fauno, adagiato languidamente al centro di una radura, che suona il suo flauto di Pan. L'orecchio non trova riferimenti certi per stabilire una tonalità, una scala cromatica, una a toni interi, una difettiva. Ma non è importante. È importante l'espressività del gesto sonoro. E la volontà di emanciparsi dalle regole tradizionali per andare verso nuovi orizzonti espressivi. Tutto risulta evanescente e sospeso. L'attenzione si sposta dal piano armonico a quello timbrico. Notate l'impasto dei suoni, i delicati accenni dell'arpa, i legni che suonano in una suave tessitura acuta, gli ottoni che accennano sempre in pianissimo. C'è un'alchimia dei timbri. Ne risulta un'atmosfera di sogno, di ricordo, meravigliosamente sfumata. Questi accordi non hanno una funzione armonica, sono semplicemente belli. L'orecchio non riesce bene a stabilire una tonalità, proprio per la rarità delle cadenze classiche e di qualsiasi riferimento ai toni di base della tonalità. Le dissonanze non sono lì per creare tensione in vista di una cadenza, ma sono lì per colorare, connotare i vari passaggi. Gli ascoltatori della prima non avevano mai sentito niente di simile. Vi ricordo di abbonarvi al canale per supportarmi. Tra i vantaggi che otterrete c'è anche l'accesso a tutta una serie di video, una trentina, che sono nascosti ai non abbonati, come quella volta in cui mi hanno invitato a una conferenza di economisti e forse ho un tantino esagerato. Ma il problema è proprio che questo paese è in mano ai vecchi. Abbonatevi e avrete accesso alla playlist segreta in costante aggiornamento, oltre a un ringraziamento speciale alla fine di ogni video. Se volete supportarmi potete anche semplicemente commentare, mettere mi piace e condividere questo video. Vi ringrazio, alla prossima!